Dopo 3 anni siamo tornati nella città dove abbiamo lasciato un pezzo di cuore, Siviglia, ma stavolta abbiamo fatto di più. In questa serie vi porteremo in una settimana alla scoperta dell'Andalusia, partendo da Siviglia per poi raggiungere Cordoba e infine Granada. Lasciatevi trascinare dall'anima ardente della terra del flamenco e ispirare dalle incredibili bellezze architettoniche di questi luoghi. Con 2 ore di bus dalla stazione di Cordoba, che abbiamo visitato nello scorso episodio, raggiungiamo la nostra ultima meta, Granada. Qui col bus 33 arriviamo in centro, dove si trova il nostro hotel, Casa de Federico. Ed eccoci arrivati a Granada. Siamo appena arrivati con un bus diretto da Cordoba che doveva metterci 2 ore e 40, ma in realtà in 2 orette eravamo arrivati. Ho preso i biglietti in anticipo sul sito ufficiale di Alsa, la compagnia dei bus. In realtà il treno sarebbe stato più comodo perché ci mette di meno e arriva più vicino al centro, ma quando ho prenotato non c'erano i biglietti, per cui è andato bene così. A pochi metri dall'hotel raggiungiamo la nostra prima tappa, la cattedrale di Granada, dedicata a Santa Maria dell'Incarnazione, con la sua imponente facciata barocca. Entrando veniamo pervasi da una luce che irradia dalle vetrate della cappella maggiore e si diffonde lungo le navate, riflettendosi sulle decorazioni bianche e dorate. Gli archi di trionfo contribuiscono a questa sensazione di gioia e apertura. Letteralmente attaccata alla cattedrale si trova la Capilla Real, tomba dei re cattolici, nonché la più grande cappella funeraria di Spagna. La Cappella Reale ha solo una facciata libera, in stile gotico arricchito da pinnacoli fioriti e davanzali traforati, e gli stemmi dei re cattolici sono onnipresenti. La nostra prima tappa qui a Granada in realtà sono 2 che sono giusto attaccate al nostro hotel, che sono la cattedrale e la Cappella Reale. I biglietti vengono 7 euro per ciascuna, anche se in realtà la Cappella Reale non è imperdibile secondo noi, e non possiamo neanche farvela vedere all'interno perché foto e video non sono consentiti. Ci fermiamo alla Teteria Alhambra per un pranzo mediorientale in centro, accompagnato da un tè alla menta che scalda questa giornata invernale. A pancia piena prendiamo la strada che affianca l'Albaicín, il quartiere arabo, da un lato e il fiume Darro dall'altro. Qui abbiamo una sorprendente anticipazione di ciò che vedremo domani. L'imponente Alhambra, ovviamente patrimonio UNESCO, spicca sulla collina in tutta la sua maestosità. Lungo la strada ci fermiamo al Bañuelo, uno dei meglio preservati bagni arabi della penisola, risalente all'XI-XII secolo, ora non più in funzione. Poco più avanti arriviamo alla Casa Horno de Oro, una piccola casa nasride in cui, come nella maggior parte delle case islamiche, tutte le stanze affacciano sul patio, elemento centrale che illumina gli ambienti. Stiamo esplorando l'Albaicín, il quartiere arabo di Granada, perché qui si trovano diverse case e monumenti che sono compresi nel nostro biglietto per l'Alhambra che visiteremo domani. Cioè, mi spiego meglio, noi non abbiamo fatto il biglietto dell'Alhambra classico che comprende solo l'Alhambra, ma uno un po' più completo che si chiama Dobla de Oro, che include anche una serie di monumenti cosiddetti andalusi, e noi per mancanza di tempo e per nostro interesse ne stiamo visitando 3 oggi e ne visiteremo 1 domani. Però questi possono essere visitati o il giorno stesso dell'Alhambra o il giorno prima o il giorno dopo. Da quello che abbiamo visto finora non sembrano imperdibili, quindi per ora vi consiglierei di fare solo il biglietto per l'Alhambra. Poi magari i prossimi che vediamo sono imperdibili, ve lo faremo sapere nel caso. Siccome è presto, ci addentriamo tra le viuzze del quartiere arabo, fino al terzo monumento incluso nel nostro biglietto. Una volta residenza di Aisha Lahore, madre dell'ultimo emiro di Granada, il palazzo fu poi acquisito dai re cattolici e convertito in convento francescano. Ma il meglio viene ai piani superiori, che ci regalano un'incantevole vista sul quartiere e la chiesa di San Cristobal, e una vista privilegiata dell'Alhambra e della Sierra Nevada.
Già al terzo monumento incluso nel biglietto ci siamo un po' ricreduti, non tanto per il monumento in sé, ma più che altro per le viste panoramiche che si possono ammirare dalle varie torri e piani rialzati. Ho chiesto per voi che vedete il video e purtroppo non è visitabile da solo senza avere quel tipo di biglietto, per cui valutate un po' voi. Per il tramonto siamo venuti al Mirador di San Nicolás, che è il più famoso e popolare, come vedete dalla folla dietro di me, qui a Granada. In realtà ce ne sono molti altri, ma questo è il più facile da raggiungere, per cui uno potevamo scegliere, abbiamo scelto questo. Come dicevo, il Mirador di San Nicolás è il più popolare perché è il più accessibile. Per eludere la folla che ci sarà anche sopra, dici? Ho chiesto preventivamente quanti gradini fossero e stiamo facendo questi 80 gradini per salire il campanile della chiesa di San Nicolás, che sta al punto panoramico. Vediamo un po' la vista. Riscendiamo pian piano a piedi verso il centro. E per cena finalmente la prima paella con sangria del viaggio. Avevamo quasi perso le speranze. Iniziamo la giornata con una colazione poco tipica ma molto sostanziosa da Desano e via verso nuove avventure. Siamo arrivati al quarto monumento incluso nel nostro biglietto per l'Alhambra. Anche in questo caso questo non è visitabile da solo, ma solo se avete il biglietto Dobla de Oro. Però in questo caso c'è un pochino di più da vedere rispetto agli altri siti, ci vuole un attimino di più. Prima di raggiungere l'Alhambra facciamo tappa al quarto monumento incluso nel biglietto, il Quarto Real de Santo Domingo, uno splendido palazzo nasride costruito addirittura prima dell'Alhambra. Del Palazzo Reale oggi rimane solo la cuba, cioè la sala di ricevimento. L'edificio ospita anche una sala espositiva con un programma molto variegato e facciamo anche qualche piacevole incontro, incluso un vero gatto da guardia. E finalmente si parte per l'Alhambra. Col bus navetta dal centro percorriamo i 2,5 km in salita che ci separano dalla cima della collina su cui sorge l'Alhambra. L'Alhambra è un complesso molto grande costituito da diversi edifici, giardini e aree esterne. Noi iniziamo dal Palazzo del Generalife, la residenza estiva dei sultani nasridi, o meglio dai suoi giardini, che sono probabilmente i più belli di tutta l'Alhambra. Anche se è dicembre l'atmosfera è rilassata e piacevole e sicuramente gli incredibili panorami sull'Albaicín dove eravamo ieri e sull'Alhambra fanno la loro parte. Accediamo al palazzo tramite il bellissimo patio della Sequia. E risaliamo poi la stupefacente scalera dell'Agua, dove i canali fungono da corrimano. Raggiungiamo il cuore del complesso, sempre attraversando incantevoli giardini. Il primo grande edificio che incontriamo è il Palazzo Carlo V, in stile rinascimentale. Dal cortile circolare si accede al Museo delle Belle Arti e dell'Alhambra, entrambi gratuiti. Dopo un veloce pranzo al sacco entriamo nella parte più antica dell'Alhambra, con funzione militare, l'Alcazaba. La posizione è strategica, infatti ci troviamo nella parte più alta della collina. Attraverso la Puerta de las Armas entriamo nella Plaza de las Armas, dove rimangono le fondamenta delle case arabe dei militari e del personale e un giardino. Qui si trovano le principali torri dell'Alhambra. Ed ecco l'Albaicín, il quartiere arabo dove siamo stati ieri, e dovrebbe vedersi anche il punto panoramico. Sì, eccolo lì.
il punto panoramico di San Nicolás che guarda noi e noi guardiamo lui. Mi paleso un attimo per darvi un paio di informazioni pratiche sull'Alhambra. Prima di tutto prenotate con larghissimo anticipo perché i posti finiscono subito. Io addirittura ho prenotato ancora prima di prendere i voli. Il biglietto che abbiamo scelto noi, che include anche i monumenti andalusi, la Dobla de Oro, viene sui 30 euro, mentre quello dell'Alhambra da sola sui 22 mi sembra. Per visitare il monumento considerate tutta la giornata o comunque più di metà giornata perché il monumento è molto grande. Voi potete visitarlo tutto il giorno che avete prenotato, però all'ora indicata sul biglietto dovrete trovarvi ai palazzi Nazaríes. Per questo quello che vi consigliamo è di portarvi del cibo da asporto perché all'interno c'è molto poco e c'è qualcosina fuori, ma secondo noi non conviene fare avanti e indietro. Ci sono anche 2 linee di bus che dal centro portano fino all'Alhambra, la C30 e la C32. In alternativa potete farvi 2,5 km completamente in collina, in salita. Alle 3:30 abbiamo la prenotazione per i palazzi Nasridi, la splendida dimora degli ultimi sultani musulmani di Spagna. Tra le pareti e i soffitti decorati e le piastrelle dai colori vivaci rimaniamo incantati ad ogni passo. Le immagini più suggestive sono sicuramente quelle del Palazzo di Comares, costruito intorno al cortile degli Arrayanes, dove la piscina riflettente domina la scena, e il Palazzo dei Leoni, con la stupefacente Corte dei Leoni, al cui centro si trova una fontana circondata da 12 statue di marmo, ovviamente di leoni. Uscendo ci ritroviamo nei giardini del Partal, la prima residenza dei re Nasridi all'Alhambra, composta da un palazzo con un portico a 5 archi e la torre de las Damas, che nella sua semplicità e con questo splendido effetto specchio creato dalla piscina ci fanno veramente sentire in una terra lontana. E così termina la nostra visita dell'Alhambra e di Granada, che con la sua anima orientale per 2 giorni ci ha fatto quasi dimenticare di trovarci in Europa. Domani ci aspetta un bus che ci riporterà a Siviglia, che avete visto nel primo episodio. Il nostro tour dell'Andalusia finisce qui, ma nuove avventure sono in arrivo prestissimo, per cui iscrivetevi ed attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Alla prossima, ciao!